Mi chiamo Omar Camara, vengo dal Mali, ho 23 anni e vivo a Siena. Sono in Italia da 3 anni e mezzo. Parlo altre 4 lingue a parte l'italiano, francese, un po' in inglese e altre 3 lingue dell'Africa: Bambara, Soninke, Mandinko e un pochino di Wolof. E sono andato in Libia, poi da Libia ho preso il gommone fino alla mare Mediterraneo. E dove... D'Italia, da lì siamo arrivati a Lampedusa. Quando siamo arrivati a Lampedusa hanno diviso, alcuni vanno in Sicilia, alcuni in Palermo, c'era tante città, però noi siamo arrivati qua a Siena. Non mi ricordo bene magari il giorno, però era nel 2014. C'avevo una cugina che viaggiava con me per venire a Siena, poi il resto ho fatto tutto da solo. Era nel 2000, cioè alla fine di 2013 che ho deciso di lasciare il Mali. Sono andato in Tunisia, come ti ricordi, sono rimasto qualche mese in Tunisia e poi sono andato in Libia. In Libia sono rimasto 9 mesi, quindi non stavo bene, alla fine ho deciso di venire qua. Però quando partivo dal Mali, Italia non era il sogno. Volevo andare in Francia perché la sorella ce l'ho una sorella che vive lì da tanti anni, quindi prima il mio sogno era per andare in Francia. E poi quando sono andato in Tunisia, un mio amico mi parlava di Libia, quindi pensavo che se andavo di là la vita migliorava, invece è andato peggio. Quindi Poi, alla fine ho deciso di venire qua. Dopo, quando sono venuto qua, la sorella mi chiamava di andare in Francia. Come ho trovato lavoro, mi trovo bene qua, ho detto è inutile che vada a vivere in Francia. E sono rimasto qua. Ce l'ho anche una ragazza. Alla fine sì, prima non volevo andare come tutti sta bene in casa sua. Poi alla fine c'era la guerra, c'era questo, c'era quell'altro. All'età mia era un po' difficile a vivere in quelle città con gente che muoiono tutti i giorni. Quando sono arrivato in Italia ho iniziato a imparare la lingua italiana nel centro d'accoglienza. Poi dopo un anno ho iniziato a frequentare una scuola della lingua italiana fuori dal centro d'accoglienza. Poi dopo tipo 2 anni e mezzo mi sono trasferito a Siena e ho iniziato anche a frequentare la scuola di scienza media. Poi ho finito tutto e tutto qua. Ho imparato a scuola perché andavo a scuola, che ho studiato quasi 2 anni, 1 anno e mezzo, e poi con la ragazza, con gli amici, il francese è molto simile all'italiano. Chi parla francese, per loro è un po' è un po' facile a parlare italiano rispetto a quelli che parlano inglese. Ho imparato bene l'italiano quando sono arrivata a Siena. Allora andavo a scuola a Corte dei Miracoli e poi Università per straniero, vicino alla stazione, quindi seguivo tutti e due i corsi. Andavo 3 volte alla settimana all'Università per stranieri e 2 lì a Miracoli, così 5 giorni in settimana. Già dai primi 6 mesi ho imparato meglio che prima, ogni giorno miglioravo. In Europa, in Francia, c'era la sorella, come ho detto prima, che lì era il sogno. Sì, secondo me la lingua italiana si impara frequentando i corsi di formazione, frequentando i corsi della lingua italiana e anche parlando con le persone italiane. Che io ho messo tipo un anno e mezzo prima di iniziare a parlare con le persone italiane perché avevo paura di non sbagliare, avevo paura di parlare con le persone, poi dopo piano piano ho iniziato a parlare con gli italiani dopo un anno e mezzo. La prima parola che ho imparato in Italia era buongiorno, ciao, come stai? La parola più difficile in italiano non posso dire uno perché sono tanti, perché per pronunciare le parole è completamente diverse da quello in inglese. Ho potuto iniziare la scuola media perché sapevo già parlare italiano,
altrimenti non potevo superare l'esame di iscrizione. Ho deciso di fare la scuola media perché non è soltanto parlare in italiano, anche sapere di più. Nella scuola media ci hanno insegnato più materie, non soltanto italiano, ma anche matematica, fisico, chimico, inglese, nonostante sapevo parlare inglese, e anche altra roba. E anche ho imparato un po' di tutto. Ho fatto, cioè la stessa media, ho fatto anche il corso di formazione sulla sicurezza e anche ho fatto la scuola, anche ho fatto il corso di formazione di soccorritore di livello base e quello di avanzato con la misericordia di Siena. Se c'è un amico mio che mi ha consigliato di fare questi corsi di formazione, si chiama Tommaso Sbricoli a Siena. Questi corsi di formazione mi hanno aiutato molto a integrarmi nella comunità italiana. Nel 2017 mi sono iscritto alla scuola guida e ho preso la patente. Siccome avevo la patente, e grazie al corso di sicurezza e corso di soccorritore, con questi mi hanno fatto fare il servizio civile perché facevo artista durante il servizio civile. Sì, mi servono in tutti i corsi di formazione che ho fatto, mi servono per il lavoro che faccio, perché quando qualcuno si sente male so cosa fa, aiutarlo. Allora, quando sono arrivato a Siena, dopo una settimana, no, non una settimana, 2 giorni, la terza giorno siamo andati in Chessura a fare la richiesta di asilo politica. Mi ricordo bene che c'era anche te con noi in Chessura e poi hanno preso il nome e cognomi, data, tutti data di anagrafi. Non mi ricordo bene il nome, però siamo stati qualche giorno a Cassano Terme e dopo comunque la richiesta penso che l'abbiamo fatto qui a Siena. Sì, quando sono arrivato in Italia, per i primi 2 anni e mezzo, stavo frequentando il corso di italiano dentro l'accoglienza 3 volte a settimana. Poi dopo anche stavo frequentando un altro corso della lingua italiana fuori dal centro d'accoglienza. Quindi 3 volte dentro l'accoglienza, 3 volte fuori dall'accoglienza. Era molto impegnativo. Prima è prima di capire la lingua, secondo è l'integrazione e la terza a trovare lavoro. È un po' difficile, cioè come tutti stranieri, no? Quando vieni, quando non capisci la lingua e tante cose, è un po' difficile. Se non conosci anche le gente che ti aiutano a cercare, perché anche alcuni sì, ti prendono a lavorare, i primi giorni non si fidano. Quindi bisogna trovare delle persone, magari che conosci più gente che ti portano. Perché qui in Italia è vero che c'è uno che lavora per bene, ma c'è anche la conoscenza. Tipo io conosco uno, te lo conosci, ti dice allora portami, io lo faccio prova e poi di là, di qui e poi te vai alla prova. Anche all'inizio se non va bene, alla fine diranno che imparerà, ma finché non trovi delle persone che ti aiutano a trovare un lavoro è un po' difficile, cioè davvero. Io ho fatto tirocinio, mi ricordo a 6 mesi guadagnavo 500 euro e lavoravo cioè, quasi tutta la settimana. Mi ricordo bene, il giovedì stavo a casa e il lunedì, quindi tutti i giorni lavoravo, 5 giorni. Eh. E poi te lo sai, Vico Alto, a prendere quelle salite fino alla veranda non è facile, non Come c'avevo facevi? Come ci patente, arrivavi alla io andavo veranda? con la bicicletta da via Simoni Martini, sì sì, vicino, dietro la Sì, stazione. sì. Eh. Io prendevo la bicicletta, facevo quelle salite tutti i giorni in bici. C'hanno la difficoltà. Prima ci sono gente da noi che non parlano nemmeno francese. Ci sanno parlare l'unica lingua è la lingua nostra in Africa. Qui alcuni non parlano francese, non sanno scrivere il loro nome, non hanno mai frequentato la scuola. Quindi quelli che lavorano hanno difficoltà anche se hanno problemi cioè, per capire quali erano i loro problemi. Bisogna conoscere anche le persone quando c'ha problemi, quando ha voglia di parlare. Senza la pazienza è un po' difficile a lavorare
cioè, a lavorare con noi, quello veramente è vero. E anche le organizzazioni che mi hanno aiutato molto, non posso dimenticare, sono Oxfam Italia a Siena e l'ASDEF ad Empoli e anche la Misericordia di Siena. Mi hanno aiutato molto a integrarmi nella comunità italiana e mi hanno anche aiutato a trovare il lavoro. Sì, a parte di queste associazioni che mi hanno aiutato, e anche sicuramente mi hanno aiutato anche delle persone tipo Tommaso, Jacopo, Cassandra, ad Empoli, eccetera. Ho imparato a fare delle formazioni tipo in ospedale, anche prendere in questura attraverso degli amici tipo Tommaso e Jacopo. Tommaso mi ha aiutato a sapere cosa si fa per rinnovare il permesso di soggiorno in quest'ora e tutto, e Jacopo mi ha aiutato a sapere come si fa da dottori anche in ospedale. Sì, ora sono in gamba a fare tutto da solo. Allora, c'era una donna che si chiama Lorenza, lavora di immigranti, a Immigrantis, è un volontaria di Immigranti San Francesco. Io prima, quando ero a Monastero, facevo la mediazione, lavoravo un pochino anche con loro, gli Immigranti San Francesco, e c'è Napoleone che mi chiamava ad andare a fare la mediazione, quindi da lì ho conosciuto anche lei, quella Lorenza. Quando sono uscito dal centro d'accoglienza e lei mi ha detto, io conosco qualcuno alla veranda, ti posso portare, puoi fare tirocinio. E poi sono andato, ho portato il curriculum, già lavoravo un pochino in cucina quando ero a Monastero, quindi l'esperienza che ce l'avevo, l'ho detto. Prima l'associazione per avere un documento, quello è primo di tutto, se sei un paese senza documento sei un clandestino. Cioè, l'associazione mi hanno aiutato a integrare, cioè a trovare lavoro, a andare a scuola e poi a tenere un permesso di soggiorno, e dopo anche amici mi hanno aiutato, anche a parte di lavoro e altre cose, e c'è anche la ragazza che mi aiutava, cioè a parlare lingua. A volte quando perdo c'è anche la confidenza, se sto bene, se ho dei problemi mi aiuta a affrontare, cioè, non è solo cioè, il problema non sono solo di soldi, ma ci sono tanti problemi a parte dei soldi, se uno a volte è fuori di cervello. Poi dopo questi 2 anni e mezzo mi sono trasferito a Siena con Oxfam Intercultura Italia e subito ho iniziato a frequentare la scuola media a Poggibonsi per prendere la licenza media. La scuola a Poggibonsi è durata un anno perché era un corso di recupero. Dopo non avevo fatto l'esame e ero idoneo. L'integrazione significa integrarti in un paese, a conoscere dalla gente, avere tutti i documenti, a conoscere delle persone, non di noi rimanere chiuso. Sono arrivato qua e poi vivevo a Monastero, cioè, frequentavo a scuola, dopo un anno e mezzo che parlavo meglio l'italiano, ci rispetto a quelle che erano con me, facevo la mediazione perché io capivo loro, cioè di già. Quindi quando ho imparato un pochino l'italiano, quindi facevo la mediazione tra tutte e due, tra gli operatori e noi. Lavoravo con Irene, Annalisa e Pangea, quindi anche gli immigranti di San Francesco. Alla fine, dopo quando ci facevo la mediazione, dopo tanti mesi, giocavo anche calcio. Sì, sì, giocavo anche calcio. Allora, gli immigranti di San Francesco era la squadra di Monastero e poi c'era un prete di calcio. Sì, 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 era di Monastero, perché Napoleone proprio era di Monastero. Allora, e dopo che abbiamo conosciuto questo prete perfetto che si chiama Don Doriano, no, è bravo, cioè che una squadra che gli piaceva anche a lui, aveva dei ragazzi che gli piacevano a giocare calcio, quindi abbiamo organizzato una bella gruppo che ragazzi che giocavamo calcio, tutti stranieri, tutti neri anche, tutti africani, e abbiamo vinto 3 volte i campionati qui a Siena e poi siamo andati in regionale, abbiamo vinto in nazionale, abbiamo perso a Montecatrini
in finale con una squadra di Lombardia. Sì, parecchio, anche a parlare l'italiano. E poi, grazie al sport, e dopo che abbiamo vinto la Coppa, ho incontrato la ragazza. Ma a Siena, cioè, tipo, dicono cioè, tanti sono razzisti, però io a Siena mi trovo bene. Però il razzismo è in tutte le parti, no? Comunque io mi trovo bene. Ci sono anche alcuni che sono razzisti, tipo quando lavoro a volte mi chiedono, c'è tipo un uomo che chiedeva a me, che mi diceva a me che non gli piace nero. Io l'ho detto va bene. E allora all'inizio il problema è l'integrazione, no? Ok, Perché quando viene è un po' difficile in quel momento, perché uno, noi, quelle che voi dite noi non capiamo, quelle che noi diciamo voi non capite. Quindi l'inizio prima di tutto è la lingua e poi l'integrazione, perché la gente qui sono un po' chiusi. Se non ti conosco è un po' difficile a trovare delle relazioni, a parlare, a integrarti. La sfida più grande per un straniero, secondo me, prima è l'integrazione, no? È un po' difficile all'inizio quando vieni qui in Italia, che non capisci la loro lingua e poi la gente sono un po' chiusi, ma però tutte le parti, anche da noi puoi trovare anche delle gente chiusi, la gente aperti, quello è normale. E poi piano piano cioè, si migliora le cose, è la lingua e poi a conoscere delle gente, a entrare, cioè magari a spiegare le tue storie alle persone che ti possono anche aiutare per integrarti e poi alla fine andrà bene. Ma all'inizio è cioè, è difficile per tutti. Anche tipo gli italiani quando vanno in un altro paese all'inizio sarà un po' difficile anche per loro. Per me l'integrazione è meglio, no? È una cosa bene, no? Cioè, se uno integra un paese è come forse c'è tutto. Cioè, prima è l'integrazione, a conoscere la gente, a lavorare e secondo me l'integrazione è una cosa, cioè, importante per tutti gli umani. Se sei un paese che non sei integrato è come forse non ci sei. Io quando ero in Mali studiavo e lavoravo anche. E quando ero lì cioè, andavo a scuola, quindi studiavo e poi lavoravo. Cioè, lavoravo come contadino con i genitori. Non ero troppo grande proprio il capo, però lavoravo con i genitori. Visto che l'Africa, la metà, c'è quasi tutti, c'è l'unico lavoro che abbiamo è contadino. Sì, rispetto a 5 anni fa, quando sono arrivato in Italia, ed oggi mi sento meglio, ho imparato un po' di cose di più e ho fatto qualche amicizia con italiani e ora lavoro, vivo per conto mio, mi fa un piacere. Se nonostante mi manca la mia famiglia, però stanno bene. Cioè, 5 anni fa e ora ci rispetto a ora è incomparabile perché quando ero arrivato la prima era un po' difficile, poi uno quando cambia città all'inizio è un po' difficile per te, non capisci la lingua e poi non sei integrato, non è come ora, ora sono integrato, ho la ragazza, mi trovo bene, ho lavoro, a volte vado anche a giocare calcio. In questo momento cambierò, cioè prima non ero come ora, che è proprio cambiato, quando sono arrivato non sapevo parlare l'italiano e non era integrato, che è più importante, c'è l'integrazione, non era integrato quando sono arrivato in Italia, non parlavo loro lingua e stavo sempre con gli africani, ma ora è un po' cambiato, ho gli amici, gli amici italiani e l'africano, non è come prima che amici africani ce l'avevo e basta. Ho conosciuto delle gente. Dopo, quando ho finito il tirocinio, mi avevano chiesto di rimanere lì alla veranda. Io, però, loro mi davano 500 euro. Mi hanno detto di attivare un altro tirocinio che mi pagavano 600 euro. Però io ho trovato un'offerta che guadagnavo di più. Quindi, alla fine, c'è più importante il guadagno. Cioè, se sei un paese, almeno se c'hai i soldi che può fare i tuoi necessari, che di più di 500 cioè, anche se non è io, comunque andrà dove guadagnerà di più. 5 anni fa rispetto a ora c'è parecchia differenza, perché 5 anni fa vivevo in centro d'accoglienza, non c'avevo lavoro, e non c'avevo documento e non ero integrato, non parlavo la lingua, non c'avevo nemmeno amici italiani.
quindi avevo solo amici africani. Ora proprio ho cambiato, non vivo più in centro d'accoglienza, e ce l'ho gli amici e parlo bene l'italiano e c'ho lavoro, quindi e ce l'ho anche i documenti. Rispetto a prima, proprio incomparabili. Mi trovo bene e sono integrato. Non è come prima che non era integrato, non avevo il documento e non parlavo nemmeno l'italiano. Comunque ora come ora, ringraziando il Signore, sto bene e ora vado a scuola. Ho superato l'esame, da 4 mesi ho superato l'esame di teoria e c'è l'esame di guida. Perché un paese senza patente, secondo me, è brutto, no? Sì, sono fidanzato. E quasi 2 anni e mezzo, tra un po' 3 anni, di italiano. Io, dopo che ho preso la Coppa, quella regionale, quindi abbiamo incontrato Papa Francesco a Roma, quindi di là ho incontrato anche lei, perché il suo babbo è uno dei dirigenti della squadra di migranti San Francesco. Come forse un direttore, sì, è un direttore. Quindi siamo andati a incontrare Papa Francesco e ho incontrato anche lei. Si chiama Sara. Se devo dare consiglio ai stranieri che vivono in Italia, gli devo consigliare che la prima cosa da fare è imparare la lingua italiana, perché era la mia prima sfida e più difficile sfida che io ho avuto all'inizio. Poi facendo anche amici con gli italiani ci aiuterà molto, perché mi ha aiutato a fare il lavoro e anche frequentando i corsi di formazione e tutto. Suggerisco a quelli che non sanno fare tutto da solo ad imparare, anche ad avere delle persone che sono informanti. Però senza sapere italiano è difficile. Ecco perché ho detto la cosa fondamentale è imparare la lingua per chi vuole stare in Italia. Sono diventato un mediatore, ho iniziato a aiutare degli amici ad andare in tribunali per il ricorso del permesso di soggiorno, ho aiutato, poi attraverso lì ho saputo come si fa e sono diventato proprio mediatore da quando l'associazione di ASE a Empoli mi stanno chiamando per aiutarli a tradurre dall'italiano all'inglese e dall'inglese all'italiano. Secondo me io il consiglio che dai ai miei amici, ai miei fratelli, amici e tutti, cioè, e la prima cosa è di quando vieni in un paese veramente devi fare, cioè, che sia la richiesta o qualsiasi per avere prima un documento che non sia clandestino, a rispettare le regole come rispettano tutti, cioè come gli italiani. È inutile che uno fa casino, fa di là, cioè si rispetta come rispettano anche loro, logico non ti succede niente. A andare a scuola a imparare la lingua, anche per esempio se l'italiano vanno da noi, ci rispettano la legge che facciamo, quando arriviamo anche noi dobbiamo rispettare le loro regole, quelle che c'è nella legge, a imparare la lingua, a trovare un lavoro per integrare. Cioè, anche in tutto il mondo, anche gli italiani si vanno in un altro paese e fanno uguali. La prima risposta c'è di trovare un documento, come ho sempre detto, a imparare la lingua, a seguire le regole come gli italiani, cioè di non prendere, cioè di non si comportare come forse non si comportava in casa sua. Quando vieni in un paese, comportati come sono loro. Cioè, quando dico come sono loro, in tutti i paesi ci sono alcuni che sono delinquenti, ma ci sono anche gente normale. Cioè, quando dico comportati come loro, comportati dalla maggiore parte. Cioè, la maggiore parte di tutto il paese sono intelligenti. E cioè, avvicinati alle persone. Per aiutarti bisogna che te ti conosci prima, magari di raccontare la tua storia. Lui ti capisce un pochino e poi ti può aiutare. È un po' difficile aiutare una persona se non lo conosci. Anche ho fatto il volontariato con la Miss Quella di Siena per un anno e anche ho fatto volontario a Norcia ad aiutare i terremotati
a gennaio-febbraio 2017. Alla Miserperia di Siena ho iniziato a fare volontariato ordinaria, poi ho fatto il corso di soccorritore di livello base e quello da avanzato e poi ho fatto anche il servizio civile per un anno. Grazie a questi corsi di formazione e perché con questi ho potuto fare tutte queste cose e il servizio civile. Poi mi ricordo, l'ho fatto qualche volta al comune, ma per 3 mesi l'associazione Pangea. E poi c'erano degli amici che facevano anche volontariato, andavo con loro. Quando facevo quello ho incontrato il sindaco di Scena. Sì, ora lavoro in un ristorante come il tuo cuoco a Siena. Lavoro 6 giorni a settimana, ho un contratto di tempo indeterminato e questo mi dà la sicurezza di rimanere in questo paese. Cuciniamo piatti tipici toscani e senesi. Sì, mi piace fare la pasta. Sì, ho imparato a cucinare qui a Siena dei cibi tipici di Toscana e Siena e all'inizio non mi piaceva, ma imparando, essendo lì per quasi 2 anni, ora ho imparato un po' di tutto, ora mi piace. Mi piace fare la pasta, gli spaghetti, anche le tagliatelle, mi piace anche cucinarlo, anche mi piace mangiarlo. Sì, 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 il mio datore di lavoro è italiano. Io ce l'ho contratto a tempo indeterminato. Sono andata a fare la richiesta di passaporto, appena che mi lasciano faccio la richiesta, perché è un po' difficile a fare senza il passaporto. Cioè, secondo me non è difficile. Uno si va a un posto, si ha tutto il suo documento completo, anche se non capisce l'italiano, può chiamare uno dei suoi amici. All'inizio è difficile, ti accompagna, o se sei un centro d'accoglienza, gli operatori ti aiutano a portare lì. Ho studiato, cioè, 2 anni fa, ma ora lavoro. Faccio aiuto cuoco e pizzaiolo. Ho fatto il tirocinio i primi 6 mesi alla veranda e poi è da 2 anni e mezzo che lavoro qui al ristorante da Michele alla colonna. Se non mi sento un po' di italiano e un po' nigeriano, tipo metà metà. Mi sento sempre l'africano perché anche se veramente so da tanti anni in Italia, ma sono sempre africano. Posso prendere le abitudini italiane, i caratteri italiani, ma rimango sempre africano. Cioè, io come la mia vita, come lo vedo, ogni giorno migliora di più. Quindi secondo me 10 anni o altri 5 anni più di oggi sarò più meglio, cioè parlerò anche di meglio l'italiano e conoscerò tanta gente e poi tante relazioni rispetto anche a oggi. Io veramente ora come ero mi sento a casa. Io ho studiato solo la lingua italiana. Però fra 10 anni mi piacerebbe essere in Canada. Cioè, il sogno è di trovare una migliore vita, cioè, non è di diventare un presidente o un ministro, ma una vita normale che un essere umano merita.